Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, sempre attenti a nuove build, soprattutto se economiche, grazie alla disponibilità del deck builder Andrea Schiavon, per un archetipo nato grazie alle novità presenti nel set di Kamigawa Neon Dynasty. L'economicità di questa lista nasce chiaramente dal fatto che si tratta di un monocolor, dedicato a uno dei colori notoriamente più deboli del formato, eppure, negli ultimi mesi, ha subito diversi upgrade, con carte dal potenziale più che interessante. Anche questa curiosa leggendaria offre un gameplay di tutto rispetto, ridisegnando il concetto di velocità di esecuzione, con un'azione al limite dell'illegale, tanto è convincente ed efficace la sua capacità di aggredire indisturbato l'avversario, come il più astuto dei predatori. Questa volta vi parleremo di Light Pawns, Emperor's Voice. Siamo di fronte a una creatura dalle caratteristiche solo in apparenza normali, forse in virtù della tribe che rappresenta, quella delle volpi, molto presente nel piano di Kamigawa e non solo, e che già in passato aveva prodotto delle leggendarie di ottimo livello, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana, uno generico e uno bianco, abbiamo un consigliere volpe con forza 2 costituzione 2 e un'unica abilità, molto corposa e dall'alto potenziale. Nella sua abilità abbiamo, ogni qualvolta un'aura entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, se l'hai lanciata, puoi passare in rassegna al tuo grimorio per una carta aura con valore di mana pari o inferiore a quella di quell'aura, e con un nome diverso da ogni aura che controlli. Mettere quella carta sul campo di battaglia assegnata a Light Pawns Emperor's Voice, poi rimescolare. Come già visto per altre leggendarie in questo color pie, tutorare qualcosa direttamente mettendolo in campo offre un potenziale incredibile, considerando quante carte avremo a disposizione per interagire con questa particolare meccanica, offerta dal nostro generale. Perché anche con i limiti del bianco avremo accesso a una quantità considerevole di aure, che se risolte sul nostro consigliere volpe potranno permetterci così tanti vantaggi da rendere praticamente impossibile per l'avversario trovare una risposta adeguata per porre fine alla nostra azione. Un piano Voltron quindi, ma posto su un altro livello, almeno rispetto al passato, con questo Light Pawns Emperor's Voice, che di felpato e furtivo avrà solo il nome, una volta che verrà equipaggiato con il meglio che inserirete tra le 99. Visto quello che offre il nostro Light Pawns Emperor's Voice, appare evidente che il nostro piano di gioco sarà quello di equipaggiarlo il prima possibile per ottenere ulteriori aure su di lui, in grado di proteggerne l'azione, trasformandolo ben presto in un ariete irarrestabile. Con un costo di cast non certo pesante, unito però al cast di almeno un'aura per innescare con profitto la sua abilità, non dovremo avvalerci solo delle terre come fonti di mana. Ecco che qualche sasso di supporto con Jowled Amulets, Lotus Petal, Moxamber e Springleaf Drum arrivano a darci manforte. La scelta di queste carte si limita a quella a costo 0 o in grado di interagire con creature appena entrate, mentre come ramp effect vero e proprio abbiamo giusto Weatherell Wayfire, che ci può dare quella terra in più per partire meglio con il nostro piano di gioco. Nonostante gli elementi forniti dal generale, ci doteremo anche di qualche elemento di card draw, con Esper Sentinel, SRAM Senior Edificer e Core Spirit Dancer, che offre anche uno strumento per gonfiare le statistiche della creatura equipaggiata, per un doppio vantaggio notevole, se bersaglieremo Light Pawns. Passiamo ora al cuore della nostra build, le aure, iniziando da quelle che proteggono da uno o più colori la creatura incantata, con Chow Manus Blessing, Mask of the Law and Grace, Shield of Duty and Reason e Word of Lights, che possono già di base tutelarci verso le rimozioni dirette dell'avversario di turno. Carte simili, anche se andranno a coprire le magie come Favorable Destiny o le creature come per Spirit Mantle, ci possono fare comodo per rendere sia resiliente che evasivo il nostro generale, a tutto vantaggio della nostra azione, che si potrà svolgere indisturbata. Per rendere attiva l'abilità di Favorable Destiny, ma anche per proteggerci dalle meccaniche di sacrificio, utilizzeremo Cartouche of Solidarity, che con la sua produzione di token ci può cortocircuitare questo effetto, molto pericoloso soprattutto se avremo investito molte carte sul comandante. Come motore per innescare a ripetizione l'abilità del nostro consigliere volpe abbiamo Conviction e Flickering Wonder, 2 aure che potremo ribalzarci in mano per un cast successivo, che ci permetterà di tutorare ulteriori aure, per ingrossare ancora di più il comandante per una rapida chiusura. Al fine di proteggersi dalle vratte globali, sempre in agguato, ci possono venire in aiuto Elan Umbra e Elaine Umbra, 2 armature totem che hanno la peculiarità di sacrificarsi, rimuovendo danni o effetti di distruzione, immolandosi al posto della creatura, per un vantaggio indubbio, visto il piano Voltron ipotizzato nel mazzo. Con l'abilità a disposizione che punta a una specifica tipologia di permanenti, spesso non siamo in grado di rispondere a velocità instant alle intemperanze del nemico. Ecco perché tra le aure papabili in questo color pie si sono preferite quelle con l'abilità Flash, Gift of Granite, Benevolent Blessing, Indomitable Will, Mageta's Boon, Saving Grace, Sentinel's Mask, Solid Footing e Cyclopean Sign. Il motivo è molto semplice ed è dettato dal desiderio di far sprecare risorse e carte con l'illusione di poter colpire impunemente il generale, che potrà così non solo scansare qualche rimozione, magari capace di azzerare la sua costituzione, ma anche richiamare a sé un'altra aura, mettendolo in sicurezza in maniera definitiva.
Analogamente inseriamo tra il 99 Sigarda's Aid, un incantesimo che estenderà questa keyword a tutte le nostre aure, rendendoci ancora più reattivi alle intemperanze del nemico, a dispetto di queste carte solitamente castabili solo a velocità stregoneria. Arricchiscono il parco incantesimi varie tech, tra Griffith's Boom, Lush Knife e Spirit Link, che rendono più evasivo, incisivo nelle combat o gratificante per i nostri punti vita il nostro abittante di punta, dandoci più di un modo per archiviare in fretta il match in nostro favore. Per le partite di attrito che possono metterci in difficoltà sul fronte delle risorse, utilizzeremo Sentinel's Eye e Halo Heliod Generosity, che ci permetteranno di avere dal cimitero qualcosa di nuovo per innescare e proteggere nuovamente il comandante, così da ripartire il prima possibile. È chiaro che alcuni elementi per aumentare le statistiche del generale, per raggiungere in fretta i 21 danni da comandante, ci serviranno, ma sono scelte comunque specifiche e meno importanti rispetto alle protezioni, con Eidolon Counter Battle, Lion Slash e Daybreaker Corner, primo fulcro di questo tipo di auree. Per questa esigenza abbiamo altre soluzioni molto più efficaci, Old Vet Glitters e Eternal Arbor, dove basterà una di loro e qualche protezione a supporto del comandante per trasformarlo presto in una finisher inarrestabile per chiunque. Nonostante il piano di gioco ipotizzato attorno a Line Pawns Emperor's Voice sia chiaro e lineare, vista la potenza delle tech che ci offre, diventa vitale proteggere sempre e comunque il generale in ogni situazione, non basandoci unicamente sulle aure che riusciremo a giocare o tutorare grazie al suo intervento. Ecco perché una fetta corposa del nostro mazzo è dedicata espressamente a questo aspetto, a partire da una serie cospicua di creature che si immolano per la causa, pur di salvare il generale da morte certa, con Ice Ice Bounty, Benevolent Bodyguard, Devoted Caretaker, Givers of Ruins, Maveron Runes, Selves Favor e Selves Spirit. Capite bene dal numero di carte dedicate a questa specifica funzione quanto sia importante questo aspetto, ma in casi estremi possono anche fungere da abitanti potenziali da qualcuna delle nostre aure, qualora in extremis ci mancassero pochi punti da erodere al nemico per vincere. Anche alcune magie come Flawless Maneuver e Reverend Mantra svolgono il medesimo compito, risultando anche efficaci qualora non avessimo mana a disposizione per attivarne l'abilità, a tutto vantaggio della nostra tenuta in campo, anche nelle prime fasi del match. Inoltre non può mancare Cavern of Souls all'appello di questo comparto, visto quanto ci possono fare male i counter sia sul comandante sia sulle aure, bloccando l'innesco della sua abilità, vitale per trovare i pezzi giusti per sgusciare tra le interazioni nemiche. Per rallentare le giocate del nemico, nell'ottica di tutelare al meglio l'azione del generale, useremo qualche elemento di disturbo tra Darnate Magistrate, Grand Abolisher e Ticket Taker, così da infastidirlo quanto basta per permettere di incastrare in sicurezza tutto quello che ci serve per chiudere. Avremo anche qualche rimozione a disposizione tra Giant Killer e Skyglaive Apparition per quanto riguarda le creature, ma non saranno le uniche opzioni che annoveriamo tra le 99, visto che abbiamo a disposizione un colore che su questo fronte ha ottime scelte a disposizione. Tra March of Worldly Elite, Sword of Plowshare e un Expectedly Absent, per quanto riguarda le magie, adotteremo carte che esiliano o rimettono nel grimorio pezzi fastidiosi, soprattutto se inficiano la nostra combat poderosa. Abbiamo però un altro alleato su questo fronte, composto da alcune aure, Darkstream Mutation, Mortal Obstinacy, On Thin Ice e Swift Reconfiguration, che non possiamo certo tutorare col generale, ma si integrano bene con le altre tech del mazzo per darci solidità alla nostra azione. Per spiazzare il nemico introdurremo due counter atipici, Manatite e Vigilant Martyr, con la speranza di ottenere quell'effetto sorpresa perfetto per scombinare i piani dell'avversario, facendo nostra la giocata chiave di quel momento. Inseriamo tra il 99 anche due tutori, Ranger Captain of Eros, che funge anche da protezione nel caso, e l'Enlightened Tutor, che qui brilla di luce propria, visto il range di carte papabili che può recuperare, per dare maggiore solidità soprattutto alla mano iniziale. Resta ancora a disposizione un ultimo strumento per ribaltare situazioni disperate, Command Beacon, che può darci modo di eludere la tassa di comando nel caso il nostro generale abbia subito per troppe volte rimozioni inopportune, offrendoci, ancora una volta, la possibilità di vincere il match, a dispetto di tutto l'odio del nemico. Il percorso che ha portato Andrea Schiavon a utilizzare con profitto Line Pawns Emperor's Voice parte in realtà da un altro set, più precisamente da quello di Strixhaven, che aveva proposto tra le varie leggendarie del piano qualcosa di interessante sul fronte delle auree. Nello specifico si trattava di Killian, Ink Duelist, un generale interessante certo, ma decisamente meno efficace del nostro consigliere Volpe, visto che da uno sconto sul cast sulle magie che targettano il comandante siamo passati a un tutore con le gambe. Non solo, il fatto di mettere direttamente in campo assegnandolo automaticamente al nostro generale è un upgrade che apre le porte a un gameplay estremamente solido e versatile, in grado, con poche semplici mosse, di coprire praticamente tutte le mestizie del formato. Qualcosa di talmente semplice e lineare da permettere a questo Line Pawns Emperor's Voice di calcare le scene del formato a testa alta, a dispetto di un color pie troppo spesso limitato nella sua funzionalità, per competere alla pari, almeno fino a questo momento. Viste le peculiarità offerte da Line Pawns Emperor's Voice per Andrea Schiavon, il piano di gioco da costruire attorno a questo generale appare semplice e anche un po' scontato, ma nasconde una certa comprensione del meta e delle possibili minacce da non sottovalutare.
Tutto parte da una mano iniziale che deve permetterci partenze rapide, possibilmente già con un artefatto in mano, per poter accelerare la nostra azione, giocando in rapida sequenza al comandante, seguito da un'aura che permetterà di attivare sin da subito la ricerca di un nuovo pezzo nel grimorio. A seconda dell'avversario, punteremo a trovare sin da subito qualcosa che inibisca le sue interazioni, tra protezione a un colore, o altri meccanismi in grado di inibire rimozioni globali o bounce effect, che potrebbero inficiare la velocità dell'azione. Superato questo scoglio, spesso difficile, il resto della partita si svolgerà puntando a coprire gli ulteriori angoli ciechi, fino a creare in campo un bittante inarrestabile che punirà, a colpi di danni da comandante, l'avversario fino alla sua dipartita. Fino a qui tutto sembra facile, ma il nemico non resterà certo con le mani in mano, quindi sarà fondamentale pilotare con oculatezza questo Light Pawns Emperor's Voice, proprio per la sua prevedibilità, che potrebbe giocare brutti scherzi contro avversari accorti alle nostre mosse. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Light Pawns Emperor's Voice si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deck saremo ben settati contro di loro, avendo un'ottima creatura che in breve può chiudere la partita con i danni da comandante, utilizzando le numerose aure per proteggerci sia dalle creature sia dai colori del nemico. Verso i combo deck dovremo stare attenti e improntare la nostra azione con un'aggressività elevata, così da chiudere prima che l'avversario possa mettere in atto il suo piano combo, visto che non abbiamo elementi di interazione su cui contare. Verso i control deck purtroppo siamo contro uno dei matchup peggiori, dovendo puntare unicamente su una sola creatura per la nostra azione, quindi dovremo ponderare al meglio ogni giocata, non avendo fretta di giocare il comandante senza le adeguate contromosse e protezioni. Sul fronte degli upgrade per Andrea Schiavon, rispetto alla build fin qui presentata dedicata a Light Pawns Emperor's Voice, non ci sono molte novità di rilievo, visto anche l'iniezione di nuove carte sopraggiunte da Kamigawa Neon Dynasty. Sotto questo punto di vista avremo sempre in futuro la speranza che nuove aure vengano introdotte e possano offrirci nuovi strumenti per migliorare questa build, sia sul fronte della curva, che comunque bassa, sia con tech ancora tutte da scoprire. Di certo avremo già da ora una pletora di possibilità per variare il mix di carte tra le 99, visto l'arsenale a base aure, disponibile per il formato, così da poterci adattare in base al meta locale o al torneo da affrontare, inserendo il meglio per quell'occasione. Abbiamo concluso ancora una volta questo video di analisi. Ringraziamo Andrea Schiavon per averci fornito tutta la sua esperienza attorno a questo generale tutto nuovo, ma già in grado di farsi strada tra i tavoli del Centurion senza alcun rimpianto sul fronte del Coral Pie. Se volete costruire una build economica e anche piuttosto lineare nella sua esecuzione per avvicinarvi a un formato poco conosciuto, questo Light Pawns Emperor's Voice potrebbe fare a caso vostro. Dovrete solo farvi le ossa prima di bilanciare, secondo la vostra esperienza, il mix di carte con cui affrontare le vostre battaglie tra i tavoli del formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.